E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere. Allora, oggi è giovedì mattina e nel video di oggi voglio sfruttare questo ultimo colpo di coda di caldo che c'è qui ancora a Roma, anche nonostante siamo praticamente a fine novembre, io ancora sudo, cioè sto a maniche corte, guardate qua, quindi voglio sfruttare secondo me una di queste ultimissime occasioni per portarvi un nuovo set che teoricamente, diciamo, come profumazione sarebbe diciamo primaverile, estivo sicuramente, non tanto per la profumazione quanto per una cosa che vedremo dopo nell'after. Quindi direi sfruttiamo subito, non escludo che questo set sia in realtà un all season praticamente, ma ci arriveremo. Prima vi faccio vedere di che cosa sto parlando di un altro sapone, di un marchio che abbiamo provato molto recentemente, ossia Gentleman's Nod. Nel video di qualche settimana fa vi ho portato un Gentleman's Nod con marchio Zaroff perché ha profumazione fatta da Zaroff, ve lo lascio qui così se volete, così se volete andarvelo a vedere ve lo andate a vedere. Oggi andiamo a vedere proprio un sapone del produttore senza secondi marchi di mezzo, quindi Gentleman's Nod Kensei. Guardate quanto è bella questa copertina ragazzi. Gentleman's Nod è un marchio che sto imparando ad apprezzare più che altro per la cura nei dettagli. Già che ci sono vi faccio vedere l'inci del sapone che spero sia a fuoco, ma soprattutto spero sia abbastanza leggibile. Se volete fate uno screenshot e qua. No, troppo bella sta copertina ragazzi. Questo è il seguito spirituale di un sapone uscito l'anno scorso se non sbaglio, che si chiamava Musashi, che non ho avuto modo di provare ma ho lui. Base C4 Plus. Mentre lo Zaroff era in base C4, questo è in C4 Plus. Entrambi le basi fortunatamente non esplodono nonostante il nome, meno male, però ecco, sono due basi abbastanza diverse. Questa teoricamente dovrebbe essere più pompata, ma c'ha qualcosa che mi fa un pochettino storcere il naso. Ci arriveremo tra pochissimo. La pasta è questa, come vedete l'ho utilizzato diverse volte, è tutto sditato perché in realtà è una crema morbidissima, ok? Sembra veramente di toccare del grasso, proprio da quanto è unto sto sapone, è anche leggermente granuloso, però per fortuna si sciolgono sti grumi, vabbè. Dettagli. Profumazione, partiamo dalla profumazione perché qui è importante. Mi piace il Gentleman's Nod soprattutto perché lavora molto bene sulle profumazioni. Allora, c'è da premettere che questa profumazione è stata creata appositamente da una profumiera di un marchio che si chiama Maine, se non sbaglio, M-A-N-E. Mi piace che Gentleman's Nod abbia queste collaborazioni con case profumiere per farsi fare profumazioni ad hoc. Intanto vi tiro fuori, dopo vi parlo della profumazione, intanto vorrei cominciare a montare il sapone. Vi tiro fuori un accessorio nuovo che mi è stato regalato per il compleanno, che sto imparando ad apprezzare tanto, la Scuttle, ragazzi. Questa è di Q-Shave, marchio cinese. Figa, raga, fighissima. Cioè, una volta passati a questa, veramente è la coccola definitiva. In questo momento lei è caldissima. Ci ho già messo dentro un po' di sapone che, come vedete, ha cambiato colore, è diventato praticamente trasparente, si è ben scaldato. E niente, cioè, il sapone caldo in viso ragazzi è una coccola incredibile. Andremo a montarlo con pennello che ho preventivamente ammollato in acqua molto calda, il nostro caro ST1 che avete visto sempre nel video dello Zaroff. In realtà adesso che ci penso non l'ho neanche fatto apposta, col manico di Paolo Perra. Non devo dire altro. Allora, sgrullo bene il pennello e vi dico la prima problematica di questo sapone. Secondo me, poi diciamo io l'ho montato tante volte, ogni tanto ho avuto un po' di difficoltà, alla fine sono riuscito a capire come montarlo bene. Sicuramente oggi farò una figuraccia e lo monterò malissimo, vabbè, però pennello asciutto, sapone caldo ragazzi. Non partite con l'acqua all'inizio perché sennò svanisce. La resa del sapone è abbastanza bassa, infatti ce l'ho messo pure diverso, ci ho messo pure un bel po' di sapone, perché diciamo che se ci mettete subito troppa acqua tende a diventare immediatamente evanescente. Un sapone così grasso va trattato in una maniera diversa dagli altri, quindi noi cerchiamo di adattarci, ecco, poi diciamo che poi ne vale assolutamente la pena. Allora, io ho inglobato il sapone e voglio mettere qualche goccia nella scuttle per cominciare a fargli fare un po' di schiuma, perché siccome ha pure bisogno di essere lavorato parecchio in viso, non mi va di stressarmi troppo la faccia, quindi io comincio a mettere poche gocce di acqua all'interno della scatola e monto piano piano.
Nel frattempo si sta sprigionando la profumazione, che è un qualcosa di veramente, veramente interessante, di buono. Un qualcosa che io personalmente non ho mai sentito. Magari gli appassionati di profumi sicuramente potrebbero dire, ma magari somiglia a questo, sento quest'altro. Io che sono un pochettino più un profano in questo mondo, per quanto mi stia impegnando per cercare di capire meglio queste cose, perché comunque è un argomento che mi piace, che mi appassiona. Allora parliamo di una profumazione sicuramente dal richiamo orientaleggiante, vista l'illustrazione, visto il nome e tutto quanto. Partiamo, infatti all'interno della piramide troveremo diversi elementi che strizzano l'occhio proprio al mondo orientale, ecco, specialmente al Giappone, perché partiamo con un'apertura agrumata, sicuramente agrumata, veramente particolare, perché non la classica limonosa che sta de svelto, no. Qui abbiamo uno yuzu, che sarebbe appunto un agrume orientale, con del mandarino giallo e altra roba. Il tutto, quindi già si comincia a sentire, ve la voglio raccontare bene questa profumazione perché voglio vedere se riesco a rendere l'idea, me lo farete sapere con un commento. Io nel frattempo sto ancora stemperando il sapone nella scatola, ma dovremmo esserci. Sì, fa un casino sta cosa sul tavolo, mi conviene sollevarla un pochettino. Ecco, allora, quindi all'inizio sentirete un qualcosa di fresco, ma non troppo, per questo dico che sarebbe più primaverile, estate. Però, e nel frattempo mi levo anche gli orecchini, diciamo è un agrumato quindi molto leggero, molto succoso, molto anche avvolgente però, perché è tutto addolcito inizialmente dalla pera, la pera nashi, altro richiamo al mondo orientale, no? Pera nashi, che sinceramente non ho mai visto, non ho mai assaggiato, però mi fido, diciamo, non sento odore di pera, io sinceramente, sento questo agrumato. Più avanti partiamo, barba di 5-6 giorni, più avanti si passa a una sfumatura di tè, che è un tè particolare, un tè molto pregiato, che si chiama Lapsang Souchong, spero di aver azzeccato la pronuncia, che praticamente è un tè che viene fatto affumicare con il legno di pino. E si sente questa sfumatura affumicata, effettivamente. Si sente questo tono un pochettino pungente, che immagino sia dato da questo tè. Una sfumatura leggermente legnosa affumicata, visto che, appunto, ho letto pure la descrizione del sapone, attribuisce proprio a questo tè questa sfumatura legnosa e affumicata, uno unisce i puntini. Ecco, mi sto impegnando tantissimo ragazzi, perché poi più avanti troviamo sfumature, o come dire anche note un pochettino più speziate e calde, quindi capite bene che parliamo di un profumo che tocca tante note, va veramente a tutto tondo. Questo secondo me, l'EDP che esiste è veramente veramente figo. Si sente anche bene la profumazione anche nell'after, però secondo me l'EDP gli dà proprio il massimo, il completamento totale. Io quindi nel sapone, diciamo, arrivo a sentire questo agrume all'inizio e poi questo legno affumicato, anche questo tè con legno affumicato, questo lo sento. Poi più avanti evidenzia anche una struttura di fondo caratterizzata da note speziate più che altro, quindi pepe, a un certo punto menzionano anche lo zafferano se non sbaglio. Non ce lo sento sinceramente, ma quello che so teoricamente, quello che so io, perché le note di fondo non è che devono sentirsi, ma servono a dare struttura e corpo alla fragranza, insomma a sostenere le note di cuore, la diamo per buona. Quindi questo è quello che sento. Una profumazione fresca che piano piano si trasforma e diventa piacevolissima. E io quando mi è arrivato questo sapone, assieme agli altri che avevo ordinato da Anticatura, perché questo è un prodotto che ho comprato da anticatura.com, ottimo servizio, non è un video sponsorizzato, semplicemente ve lo segnalo. Vediamo se riesco a farmi spilare un codice sconto, anzi va, vediamo, contatterò chi di dovere. E ho notato che
questi prodotti di oltreoceano soprattutto, ma in particolare parliamo dei Gentleman's Nod, veramente hanno delle profumazioni particolari che sembrano proprio profumi, no? Diciamo accozzaglie o cose buttate a caso o profumazioni semplici, cioè qui siamo su qualcosa di complesso e quando è così complesso voglio cercare di essere all'altezza, capito? Di potervi raccontare bene tutto quanto. Allora, il sapone si sta comportando bene per ora. La crema è ancora molto compatta e vi dico che va lavorato parecchio, perché se lo lasciate così, se fate lo stucco della Mapei, non lavora bene sto sapone. Ve lo dico subito, però, perché si intasa, perché non vi dà la giusta scorrevolezza. Sto sapone chiama tanta acqua, però gli va data piano piano, piano piano. Più che altro all'inizio, ecco, gli va data piano. Io adesso ho inzuppato il pennello nell'acqua cerchiamo di velocizzare un pochettino questo processo, se no facciamo 10 minuti di montaggio. Quindi niente, ecco, come vi dicevo, ho apprezzato tanto le profumazioni in questi saponi perché non sono assolutamente scontate. Ok. Il dopo barba c'ha una chicca che lo rende, diciamo, molto estivo. Ecco, se c'è caldo prendete lui e state a posto. Spoiler, non è il mentolo. Silenzio, mi piace il suono del pennello sulla barba, specialmente quando la barba è un pochettino più lunga e va a frizionare con il pennello, si sente proprio, sentite. ASMR, raga, a me gli ASMR mi fanno volare. Ecco, ci siamo quasi. Non crea chiaramente, essendo un sapone molto grasso, non va a creare una crema super voluminosa, tipo proraso o comunque un vegetale. Questo è un tallo guato, ecco, non l'ho menzionato ma perché vi ho fatto vedere l'inci prima, quindi se l'avete letto ci siete arrivati da solo, perché se c'è scritto tallo, c'è il tallo. Ah, sento sta profumazione proprio nel naso. Buona. Un sapone da cui sicuramente non mi separerò, che finirò con molto piacere. Olè. Quindi, come vi dicevo, visto la completezza di tutta questa profumazione, non mi viene da dire che sia una profumazione estiva, primaverile, perché proprio c'è un po' di tutto, c'è l'affumicato, c'è il legno, ci sono le spezie, quindi sì, magari sentite un po' di agrume all'inizio, ma poi c'è tanto altro, veramente tanto altro. Allora io voglio dargli un'altra presa d'acqua, ma giusto un'altra, e poi direi basta. Meno male che mi sembra sia venuto bene questo montaggio, perché vi confesso che ho avuto un po' di fatica all'inizio. Il primo montaggio che feci era venuto spettacolare, bello, bellissimo, facile. Poi l'ho ripreso alla leggera altre volte e mi veniva sempre questo sapone evanescente e dico, ma com'è possibile, cavolo? Poi ho trovato la quadra, quindi come vi dicevo, scaldare sapone, partire a sapone asciutto, praticamente, quindi la scatola è veramente la morte sua, potete notarlo anche voi. E poi aggiungere acqua a mano. Una volta che comincia, che parte il sapone, io adesso metto il pennello nella scatola, così dopo quando lo vado a riprendere il sapone sarà caldo, il pennello sarà caldo, io godrò. O forse suderò perché in realtà è ancora caldo. Però questi sono dettagli. Allora ragazzi, oggi come rasoio voglio ritirare fuori una cosina interessante che abbiamo visto qualche tempo fa, prima della mia pausa estiva, se non sbaglio. Lo volevo ritirare fuori perché è un rasoio che mi piace tanto, proprio come taglia e con barba di questa lunghezza spacca, spigne. Bello, il Razzo Rock Mentor, ragazzi, con personalizzazione di M-Red, con questo manico pazzesco, cioè guardate che roba, è grosso, è proprio grosso. Regalo del mio amico Samurai, che saluto, cioè voglio dire, no, con un samurai ci mettiamo un altro samurai, dai. Cioè mi è sembrato un accostamento carino da fare, non mandava di ritirare fuori quel maledetto Shibumi che ogni volta mi scortico. Vabbè, ci ho messo dentro una Wizamet Super Iridium, non vi prendo il pacchettino perché mi si è aperto tutto e cascano nella metta e non mi va. Quindi niente, fidatevi.
Allora, ho delle bolle, questa settimana mi sono venute delle bolle, sarà perché sono stato male, infatti settimana scorsa niente video, ma perché ho avuto un raffreddore tremendo, ragazzi, sono stato veramente sotto un treno. Mi sono venute delle bolle qua tremende, spero di non aprirmelo, di non farmi niente. Mm. Preferisco non parlare ultimamente mentre passo il rasoio perché così posso stare un pochettino più concentrato e minimizzare il rischio di farmi male, ecco. Ma soprattutto mi piace farvi sentire il suono del rasoio. Io spero si senta perché non lo so, a me ragazzi l'ASMR è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto. Allora, in queste condizioni sapone veramente molto scorrevole. Veramente molto scorrevole, che mi ha dato veramente una bella preparazione. Avete visto il pelo come se n'è andato proprio con facilità. Aggiustiamo la basetta. Vabbè, cioè, non nascondiamoci dietro a un dito. Avrò pure la pelle sensibile, però non sono uno di quei soggetti particolari che c'ha il puntaspilli al posto della barba, quindi sicuramente su di me è più facile tagliare la barba, però sinceramente da qui a farmi sentire, cioè a farmi dire che non sono affidabile, che mamma mia ragazzi che noia. Ogni tanto nei commenti arriva il fenomeno che no ma sei piccolo, ma ho fatto la barba più volte di te, ma di qua, ma di là. Mamma mia, oh, ma quindi non posso fare video, ma scusatemi. Non lo so ragazzi, fatemi sapere che ne pensate perché io non so che risponde ogni tanto a questa gente, no? Cioè, che devo dire? Hai fatto la barba più di me. Ok? Fatti un canale tuo. Facci vedere. Dacci i tuoi consigli. Che tocca fa? Io non mi sono mai messo sopra nessuno, credo. Poi magari sbaglio. Però ammetto che magari data anche la mia giovane età, perché sono un giovanotto, 26 anni, insomma ci può stare. C'è chi a 26 anni ha molta più barba, ma quella è una questione anche genetica, no? Quindi cioè, ho la barba un pochettino più morbida, quindi non posso fare video. Cioè, per fare i video bisogna essere per forza pelle sensibile, barba dura, ricrescita parallela, pelo verso del pelo, un pelo di qua, un pelo di là. Cioè, io penso che ognuno, ragazzi, abbia la sua libertà e possa fare quello che vuole. E come dico sempre, poi il messaggio che arriva a chi guarda deve essere interpretato da chi guarda, quindi si passa anche attraverso l'intelligenza dell'utente, ok? Se io dico un qualcosa, ok? Vi dico che ne so, questo sapone è spettacolare, ma vedete che è vaporoso, ok? Magari a te che guardi dici oh, ma scusami, ma è vaporoso, magari a te piace così, a me no, quindi è un sapone che eviterò. Cioè, mi pare logico, no? Gli occhi esistono, uno vi fa vedere le cose per come sono, poi sta a chi guarda interpretare. E polemiche sterili, sinceramente, non mi ci faccio niente. La critica costruttiva è sempre proprio ben accetta. Il canale è diventato questo, io sono diventato questo perché ho ricevuto tante critiche, ma costruttive. Io sono cresciuto grazie a tutti gli amici che hanno perso tempo a darmi un consiglio e non è che mi hanno detto oh monti male sto sapone, oh ma non sai usare il rasoio, oh ma sei piccolo, oh ma c'hai la barba, cioè c'hai poca barba. No, mi hanno detto Simo, secondo me prova a fare così, prova a fare colà. Capisco che non tutti siano disposti a fare questo lavoro, ma chi l'ha fatto io gli sarò sempre grato, perché persone come, e adesso farò nomi e cognomi, Guido Sarno, Aldo Santucci, Marco Panero,
Ivan Bargiu, tanta gente, raga, tanta gente, cioè Samurai, Francesco Lalla, Domenico Barbagianni, Andrea Cottone Bisbì guardato indirettamente, Daniele Maullu, ma non solo, ma tanta altra gente. Simone DK, che non so se guarderà mai questo video perché è un po' che non lo sento, ma se lo guarda io lo saluto, Simo, fatti sentire. Insomma, tanti nomi, ok? Tanti nomi, sicuramente qualcuno me lo so pure dimenticato. Cioè, questo è la condivisione, la passione. No andare a rompere i coglioni sotto ai commenti. Scusate. Piccolo sfogo, non dico più nient'altro, però quando ce l'ho, ce l'ho. Marco Petrullo, che mosca. Il doc. Posso menzionare tutti e non il doc. Tanguerieri. Ho detto una parolaccia, scusatemi. Ogni tanto capita. Mi sono fatto prendere dal pathos. Adesso giuro che mi calmo. No, sono calmissimo in realtà. Piccolo sfogo. Tanto, voglio dire, i video sono lunghi. Le statistiche di YouTube dicono che non tutti arrivano a questo punto. Quindi chi è affezionato sentirà e capirà. Bello. Allora, voglio fare un'ultima passatina, proprio così di cortesia. La scatola è ancora calda, ragazzi. Che cosa meravigliosa. Che cosa bella la scatola calda. Ah, godo. Via. Ma proprio così, cioè da spennellare in maniera ignorante e furiosa. Via. Sentite che la schiuma calda proprio. Fa schiuma ma non è un sapone. Vabbè, questo è sapone. Credo, spero. Allora. Sapete che mi sento molto più libero però adesso dopo lo sfogo. Adesso sì, adesso proprio proprio in grazia di Dio sto adesso. Ho detto, ogni tanto la parolaccia ci vuole. È proprio liberatoria. Basta. Qui mi sono fatto un red point, ho visto. Se è in corrispondenza di questa bolla, piango. Sì, mi sa di sì. Vabbè. Mi sciacquo un attimino con l'acqua fredda, ragazzi, e torno da voi. Vedrete questa bellissima animazione fatta dal mio amico Sergio e dopo di lei vedrete di nuovo me. Eccoci qua. Allora, la rasatura di oggi è stata veramente, come direbbero in inglese, flawless. Senza difetti. Giusto un puntino rosso, ma qui, sì, c'è questa bollicina, vabbè. Fa parte del gioco, ragazzi, fa parte del gioco. Andiamo a prendere l'after. Mi so calmato, mi so placato. No, dobbiamo mantenere il ritmo, Quanto sta durando questo video? È tantissimo, come al solito. Vabbè, ma va bene così, ragazzi. Io ve l'ho detto, a me piacerebbe fare i video un pochettino più corti, ma devo trovare un altro modo. Sicuramente questi video così discorsivi non possono essere brevi. Che vi devo fare? Chiuderò brevemente. Ecco qua il dopo barba del nostro Kensei. Guardate quanto è bella la boccetta, ragazzi. Cioè, io questo dico, ok? I dettagli,
dettagli, la copertina, l'etichetta laterale, guardate che bello, tutto fatto bene, con un carattere appropriato, con la scritta giapponese, che non so che cacchio voglia dire questa cosa, probabilmente vuol dire Kensei, ma non lo so, guarda la bottiglia opaca, questo è Linci. Questo è l'Inci, l'after che è separato, Mortangueri Rossi, mi mancava solo questa cosa, però vabbè. Vi dicevo, nell'after c'è una cosa che si chiama, allora, parfum, bla 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 bla, dove sta? Forse questo. Aspettate, alcol, parfum, glicerina, forse questo, allora, metil glucet. Ok? Credo sia lui, che è praticamente un sostituto sintetico del mentolo che è incredibile, ragazzi. Quando ve lo mettete in viso vi resta il viso ghiacciato, ma ghiacciato per un'ora. Per questo dicevo che questo è un set estivo, perché sta cosa d'inverno non fa piacere, perché vi ghiaccia il viso, veramente. Io adesso me ne metto un po'. Sti after di Gentleman's Note hanno sto difetto, diciamo, che sono tanto oleosi, veramente. Oh, mamma mia. Bottarella alcolica percepita, ma già svanita. Profumazione che, mamma mia, godo. Qui sento molto la sfumatura di tè. Vedete che, cioè, proprio oleoso, un po' tanto. Se avete la pelle secca, come me in questo periodo, è top, ok? È top. In caso contrario diventa un po' troppo in certi casi. Peccato, perché se fosse un pochettino più asciutto sarebbe top, ma allo stesso tempo questo è proprio un trattamento, cioè un trattamento che ammorbidisce la pelle, quindi io a questo set gli do veramente un bel voto. Il sapone, la base, è leggermente rimandata a settembre, ma per il semplice fatto che va trattata in un certo modo. Oggi l'avete vista montare bene, ma per montarla così mi ci è voluto parecchio, vi assicuro. Quindi giusto per quello. Adesso Gentleman's Note è uscita con una nuova base di sapone che sarei curioso di provare, magari in futuro, però per ora è soltanto una profumazione che stanno ancora in America, su Anticatura non è ancora arrivata, quindi con pazienza. Quindi allora, parere personale, come sapone forse preferisco la base C4, mentre la C4 Plus è più da coccola, da prendere con calma, invece la C4 monta più facilmente a mio modesto avviso, ecco. Diciamo che anche se ci mettete un pochettino di acqua all'inizio non è che smonta, che svapora, eccetera. Questa invece ha bisogno di essere trattata un pochettino meglio. Allora, l'olio dell'after si asciuga, sembra quasi un po' un olio massaggi, no? Ti dà un pochettino di tempo per massaggiarti il viso, per far lavorare un pochettino la microcircolazione, però vabbè, la sbarbata finisce qui, ragazzi. Io sono contento che siete stati con me oggi, che mi abbiate ascoltato. Io mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, un commento, condividete sicuramente se volete fare diffondere il verbo della rasatura consapevole, ecco, della rasatura consapevole a tutti i vostri amici, familiari. Basta con sti multilama, con ste ricariche che costano l'ira di Dio, che sono un sacco di plastica, che inquinano, queste bombolette proprio tristi, mamma mia, guarda, bello, un bel sapore, ne basta uno, 20 euro de set, basta quello, basta la Proraso per godere come un riccio, ragazzi. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, queste so chicche, so coccole, ma basta una Proraso proprio per sudare, per bagnarsi quando ci si rade, ma cioè non c'è niente, non c'è niente che possa sostituire un piacere del genere, un'emozione del genere. Il rasoio elettrico, ragazzi, ancora con il rasoio elettrico nel 2025, ma dai, ma su, ma ritorniamo alle buone abitudini, al rasoio, al pennello, al rasoio di sicurezza, al rasoio a mano libera. Mamma mia, a mano libera, ragazzi, prima o poi ne vedremo uno. Sto delirando, basta. Grazie per essere stati con me, scusatemi, sono impazzito oggi. E noi ci vediamo al prossimo video, prossima settimana, spero, se non mi ammalo di nuovo. Ciao!